Bene amici di HD Magazine Motore, andiamo a vedere l'infotainment di questa 208 completo e con un display da 7 pollici touchscreen per interagire con l'infotainment. Come vedete non c'è il lettore CD, è un optional, ma direi che con tutte le possibilità offerte da questo 208 è un optional che non vi consigliamo di acquistare. Perché qua sotto abbiamo addirittura 2 ingressi USB, noi abbiamo attaccato la chiavetta USB e un iPhone, l'ingresso ausiliario per collegare qualsiasi fonte analogica. Oltre a ciò è presente anche il Bluetooth sia per le chiamate audio sia per lo streaming. Ma andiamo a vedere il menu dell'infotainment. Abbiamo solamente 3 pulsanti fisici, questo per alzare e abbassare il volume e mettere in muto l'audio, questo per cambiare le 3 schermate principali, quindi la schermata con la mappa del navigatore, la schermata con le informazioni sull'auto, quindi velocità media, consumo medio, distanza percorsa e il consumo istantaneo nonché l'autonomia, e l'ultima schermata dedicata al menu generale. Da questo menu possiamo definire anche delle preferenze sia del sistema, quindi la luminosità, il colore, l'armonia dell'infotainment, l'info, la data all'ora e altre regolazioni. Sempre dal menu possiamo definire le preferenze del veicolo, se attivare o meno il tergicristallo posteriore quando mettiamo le retromarce piove, l'accesso, l'illuminazione, insomma tutte quelle impostazioni che consentono di personalizzare il veicolo. Possiamo anche da questo menu andare nella parte media, quindi radio, musica o fotografie, perché possiamo vedere anche le fotografie caricate sulla chiavetta USB. In questa schermata comunicazione vediamo le impostazioni del Bluetooth, possiamo collegare molti telefoni, come vedete supporta il collegamento non in simultanea ma di molti telefoni nella lista, registro delle chiamate e contatti. I contatti vengono assorbiti dal nostro telefono, quindi non c'è una seconda rubrica dell'infotainment e questo è un bene. Parliamo di navigazione, poi parleremo della parte media e di audio. La parte navigazione è formata da 3 icone, come vedete la mappa, il traffico, navigazione guida. Il traffico prende le informazioni dal TMC. Per quanto riguarda, ho schiacciato ok e non indietro, la navigazione è possibile inserire l'indirizzo, prendere gli indirizzi che abbiamo nei nostri contatti sempre via Bluetooth oppure cliccare un pulsante sulla mappa. Ora noi scegliamo indirizzo, vi faccio vedere l'inserimento, bella questa tastiera così bombata che dà un senso di rotondità al display. Quando inseriamo la città man mano le lettere scompaiono per darci solo le opzioni possibili. Ok, diamo Milano. E idem per la via e per il numero civico. Ovviamente possiamo anche avere altre informazioni, i punti di interesse, andare in un centro città, l'archivio. Vi dico centro città e vi schiaccio centro città per farvi vedere come, se io premo il pulsante guida, il navigatore ci propone 3 itinerari e ce li fa vedere anche sulla mappa. Poi io posso scegliere se voglio quello più veloce, più breve o un compromesso, attivare o disattivare i pedaggi, i traghetti, eccetera eccetera eccetera. Un navigatore che funziona bene, ci ha sempre portato a destinazione e lo ha fatto sempre nel migliore dei modi, ha sempre funzionato molto bene. Ma andiamo alla parte media ha la parte radio che funziona bene, forse un pochino meno sensibile di altre vetture provate, lo vedo perché quando entro nel garage sotterraneo altre vetture mi tengono segnale radio, questa non l'ha tenuto, ma tant'è, nella strada di tutti i giorni non abbiamo avuto particolari problemi. Ovviamente RDS, quale impostazioni per quanto riguarda l'audio, possibile anche cambiare le suonerie quando squilla il telefono. Andiamo invece alla parte di streaming musicale. Abbiamo tante possibilità. Se noi premiamo il pulsante sorgenti, come vedete abbiamo la possibilità di andare sulla radio AM FM, sull'USB, sullo streaming Bluetooth oppure sull'ingresso ausiliario. Un piccolo problema che abbiamo riscontrato è che quando colleghiamo 2 apparati simultaneamente, come in questo momento abbiamo collegato la chiavetta USB e l'iPhone, non riusciamo a selezionare uno o l'altro, perché premendo USB andiamo in questo caso alla chiavetta USB. Se noi togliamo la chiavetta USB
ritorniamo nell'elenco delle sorgenti, andando in USB l'infotainment andrà direttamente sull'iPod. Se noi abbiamo inserito la chiavetta USB e colleghiamo l'iPod, idem, da USB va a iPod, quindi tutte e due insieme non si riescono a gestire. Se premiamo sulla copertina dell'album andiamo a visualizzare tutti gli album che ci sono dentro all'iPhone, in questo caso l'iPhone di Luca. Torniamo indietro, vi faccio vedere come i comandi siano replicati in buona parte anche sul volante, dove abbiamo qua sulla sinistra il volume, qui sulla destra la possibilità di cambiare le varie tracce. Con il pulsante list possiamo entrare direttamente nella lista di tutte le tracce che ci sono sull'iPod, e con il pulsante qua a sinistra sorgente possiamo modificare la sorgente in ingresso. Adesso vi attivo la chiavetta USB che inserisco, così andiamo a sentire la qualità dell'audio con la nostra classica canzone di test. Come avete visto si è commutata automaticamente sulla USB. Siamo su American Woman, vi alzo il volume. American woman, get away from me. American woman, mama, let me be. Allora, fino a metà del volume, più o meno 15-16, non abbiamo problemi, i bassi ci sono, non sono potentissimi. Superando quella soglia, quindi dai 16 fino al massimo della scala, ecco, i bassi iniziano a distorcere parecchio, quindi una qualità dell'audio buona fino a volumi medi, perdiamo poi i bassi quando alziamo troppo il volume. Vi parlo di parte Bluetooth telefonica, invece vediamo qua sul display la ricezione e la batteria. La qualità è molto buona per noi che sentiamo molto bene. Gli altri ci sentono a velocità cittadina e quando iniziamo ad andare in autostrada il microfono non riesce a cogliere sempre tutto quello che diciamo. Ultima cosa che voglio farvi vedere, il display qua di fronte ai nostri occhi, completo, perché è un display LCD a colori, ci dà le informazioni sulla guida, autonomia residua e consumo istantaneo, un trip 1, un trip 2, il brano che sta attualmente girando e le informazioni sul navigatore. In questo caso non ho inserito una destinazione, quindi mi dà questa informazione. Per HD Magazine Motori e per l'infotainment di questa 208 è tutto, un saluto da Andrea Galeazzi.